Salve a tutti, ma soprattutto salve a Willy JL, un nome che conosciamo tutti nel mondo del Flipper Zero. Eh sì, beh, inevitabilmente. D'altra parte, per chi proprio non lo sapesse, Willy JL è la persona fondamentale dietro uno dei firmware ad oggi più diffusi, che è Momentum. Tu Esatto. sei l'autore di Momentum, Sì, insomma, sviluppatore principale l'autore e diciamo principale. fondatore. Sì, l'hai concepito tu e sei arrivato a Momentum dopo aver già, diciamo, operato con un altro firmware che a suo tempo era molto diffuso, di cui eri sempre una degli sviluppatori chiave, che Esatto, era Extreme Extreme. Firmware, Esatto. esatto. Che a suo tempo, sì, sono entrato dopo io, però sono diventato sviluppatore principale lì e dopo è successo un po', eh, ci siamo un po' allontanati nel nostro team e quindi alla fine ho continuato per i fatti miei sul mio progetto. Poi di questo, se vuoi, ne possiamo anche parlare. Quello che voglio sottolineare è che eh, tu sei stato e sei visto probabilmente l'anima di quel progetto dal punto di vista proprio pratico, perché appena Eh sì, si è tolto il pezzetto, il mattone, with DJL, Extreme è semplicemente andato, che io sappia, almeno è praticamente finito lì. E da lì invece esatto. questo mattone sono state le fondamenta del momento. Quindi è una bella storia, ma in realtà, ecco, più che altro per chi ci ascolta, chi ci vede, come sei arrivato al Flipper Zero? Cioè, qual è la tua storia? Che ognuno ha Ecco. una storia di come l'ha conosciuto, di come ha iniziato a giocarci. Io in realtà sono arrivato un po' in ritardo sul Flipper Zero. È successo un po' dal nulla. Stavo guardando YouTube un giorno, non mi ricordo neanche che cosa stessi guardando. E tra i video suggeriti avevo visto un video in realtà di Talking Sasquatch Non mi che, offendo, va bene. stava facendo un video in realtà proprio di Extreme Firmware. Quindi l'ho conosciuto proprio da lì il Flipper e lui stava facendo vedere nel video che alcune modifiche che avevano fatto al firmware proprio in termini di codice e quindi da lì avevo avuto un'idea che sembrava della gente capace di lavorare su codice e così insomma. Quindi, innanzitutto ho scoperto proprio del Flipper Zero e ho iniziato a cercare che cos'è, che cosa serve e ovviamente io essendo un nerd tipico ho molto interessato a questo tipo di cosa e quindi a dire il vero se non sbaglio l'ho ordinato giusto un paio di giorni dopo averlo visto così su YouTube, sì. E un paio di giorni dopo averlo ricevuto subito ho iniziato a smanettare col firmware. No, anche a me un sacco di gente mi dice, ah, ho comprato il flipper perché ho visto i tuoi video. E ogni volta mi sento in colpa da un lato e dall'altro dico, se solo me ne entrate qualcosa. Però, No, ma secondo me fai un servizio fantastico con questo perché anche in Italia, cioè col fatto che la community è più basata sulla lingua inglese, viene meno diffusa in Italia e quindi avere qualcuno che diffonde questa community in Italia è assolutamente fantastico. ti ringrazio, però appunto, insomma, diciamo che il tuo contributo è diverso, ma forse anche più concreto. Nel senso, cioè, io cerco di agevolare chi non sa nulla nell'utilizzo del flipper, tu gli dai proprio lo strumento. Ormai però col flipper ci navighi molto bene, e hai una community Discord anche molto attiva legata a Momentum, tante persone, e sei anche attivo nel mio server, ti ringrazio, ma quello che ti chiedo è, interagendo con tante persone di appunto di diverso livello per quanto riguarda l'informatica in generale e il flipper, quali sono quelle cose che ancora ti senti dire e che insomma, quali sono i miti da sfatare, i fraintendimenti legati al flipper e le cose che proprio tutti dovrebbero capire o sapere sul flipper? Quali sono quelle cose che proprio tu senti, ah, ancora sta domanda, ancora sta cosa? Ce ne sono una miriade di queste Lo so, domande. infatti, è una domanda difficile anche per me, quindi.
Una di quelle più comuni è sempre riguardo a BLE spam, Mm. Bluetooth spam. Sarà almeno un paio di volte a settimana, arriva qualcuno nel server che chiede: ma perché non mi spamma sul telefono Android? Ma perché non fa questo, non fa quello? Perché vedono i video di un anno fa, se non anche di più, quando era stato concepito proprio questo exploit. E Pre-patch. a suo tempo funzionava molto bene, però col tempo è stato patchato da Apple e da Google e da Samsung, quindi pian piano smette di funzionare. Quindi vedi la gente che arriva un anno dopo, che vede i video di un anno fa e quindi si aspetta una cosa diversa. Quello Chiaro. assolutamente è una cosa. Poi, vabbè, il classico problema non risolto di Marauder, che Mm. nessuno riesce ad installare a quanto pare. È vero, è vero. Tra i tuoi tutorial in italiano e altri tutorial in inglese, eppure la gente comunque non riesce a capire come installarlo. È vero, cioè, è abbastanza ricorrente. Poi sì, sul Blast Spam, che è un argomento che mi interessa assolutamente approfondire di più con te, visto che Certo, tu, e ne parleremo, insomma, hai avuto un ruolo fondamentale nel portare sì, questo sì, tipo di applicazione sul Flipper. Eh, c'è anche moltissima. Ecco, vedi, questa cosa, in realtà questo concetto si applica ad altri aspetti del flipper, ma diciamo che proprio nel blast spam vedi come c'è poca comprensione anche della tecnologia di cui stanno parlando, con cui bisogna avere a che fare. Cioè lo stesso concetto di pubblicizzare i pacchetti, no? È un concetto che non è chiaro, evidentemente, e quindi si aspettano che tu stai usando un dispositivo Bluetooth in un certo modo, quando in realtà stai semplicemente dicendo io sono qua. Però, ecco, vorresti provare a spiegarla brevemente, con parole tue, essendo tu l'esperto? certo. Allora, questo qui è una confusione che hanno in molti, che molti pensano che è una richiesta di connessione, che qualcosa si sta cercando di connettere al tuo telefono. L'ho sentito anche, vabbè, era successo di farlo una volta per scherzo durante la pausa, durante la lezione in università, che qualcuno mi sente: chi è che sta cercando di connettersi al mio telefono? E invece no, quella funzione è che ehm, nel Bluetooth Low Energy ci sono i cosiddetti advertisement packet, che sono soltanto dei pacchetti che indicano che esisti, giusto per pubblicizzare la tua presenza. Di come funzionano per esempio le AirPods, che continuano a mandare in giro questo pacchetto dicendo: guarda, io esisto. Se poi dopo apri il coperchio delle AirPods, poi dopo ne mandano uno leggermente diverso per indicare che hai aperto il coperchio. E questo qui serve anche se hai un telefono che non è il tuo, che avvicini, apri il coperchio e ti fa vedere per collegarle anche se non è il tuo telefono, ecco. E questo è essenzialmente come funziona. In realtà il concetto base era partito praticamente ancora un anno prima di quando abbiamo lavorato proprio su BLE Spam, perché esisteva un altro progetto che cercava di far usare il flipper come una AirTag. Questo qui era puramente a scopo di sapere dov'è il flipper, niente di strano, ecco. Poi dopo questo è stato modificato da un altro ricercatore che aveva visto come funzionavano i pacchetti per aprire le AirPods e così, e l'aveva messo sul flipper, ne aveva fatto un altro articolo e quindi era diventato abbastanza famoso quello. E poi dopo da lì avevo visto questo e avevo cercato di mandare tanti di questi pacchetti e cercare di capire quali erano le limitazioni e ehm, cos'è che limitava quanti pacchetti e quanti pop-up venivano sul telefono. Quindi da lì a modificare i diversi parametri del pacchetto e tutto così. Alla fine si sono uniti altri dal mio server, tra Spooky e anche un altro italiano, Astro Boy, si era unito pure lui, che stanno cercando diversi tipi di pacchetti, diversi tipi di dispositivi che funzionavano con BLE Spam. Comunque la base è questo il concetto: mandare dei pacchetti che pubblicizzano la tua presenza e lo stato in cui è il dispositivo. Il flipper alla fine è soltanto che imita questi tipi di pacchetti. Però tu sei incredibilmente modesto e non hai appunto detto in maniera esplicita che appunto tutto questo lavoro, hai fatto un lavorone incredibile per
quanto riguarda il BL Spam è che appunto avevi portato a suo tempo, tu l'avevi portato in prima persona nel Flipper Extreme, nel Flipper Extreme che poi avevi appunto poi evoluto, poi nel mentre sono state patchate le cose che portavano al crash, però no, tu hai fatto un bel po' di ricerca e sviluppo in merito, e in realtà per chi fosse interessato nel blog del sito di Willy c'è anche una spiegazione un po' più dettagliata dove Willy appunto, che come dicevo è una persona molto corretta, specifica e descrive tutte le persone coinvolte, quindi ci sono anche cioè, dà credito anche ad altri ricercatori, come ha fatto Sì, anche poco assolutamente. fa, perché ovviamente molte volte c'è diciamo, si raccoglie il testimone di qualcun altro, si evolve, si sperimenta, ma altre volte c'è anche chi magari si vanta di aver fatto delle cose che non ha fatto, si prende dei meriti che non ha fatto, e quindi diciamo, con la stessa correttezza questo articolo descrive e spiega molto bene tutto, quindi se vi interessa in realtà vi invito a visitare e a guardare il Esatto, non sito di so se Willy. viene molto in italiano, però ho la frase in inglese che è We stand on the shoulders of giants, che stiamo sulle spalle dei giganti. Senza la ricerca fatta da molti altri che sono venuti prima di me non sarebbe stato assolutamente possibile. Assolutamente, infatti è proprio così. Ed è il bello poi anche di avere delle community, avere anche lo stesso mondo dell'open source, sono tutta una serie di cose che permettono al mondo di evolversi proprio su questo principio. Sono assolutamente d'accordo. E, no, ecco, abbiamo parlato insomma, sei un nerd, quando hai scoperto il flipper ti ha attirato, ti ha attizzato la cosa e hai iniziato a giocarci. Ecco, quali sono gli interessi al di fuori del flipper, anche sempre in ambito informatico, eh? Con cosa ti diverti? Adesso magari probabilmente sei molto concentrato sul flipper, ma È abbastanza sì, concentrato sul flipper, però a parte quello, assolutamente tutto sull'open source. Sono abbastanza contento il, ehm, oddio, non saprei dire che è esattamente un interesse, però eh, sono abbastanza familiarizzato con CubesOS, che è il sistema operativo che utilizzo, è basato sul kernel Xen, e quello che fa è essenzialmente avere diverse più ehm, macchine virtuali basate su Linux, quindi è come avere tante piccole macchine virtuali che comunicano tra di loro e ti permettono di lavorare, di fare quello che devi fare tutti i giorni, però in modo compartamentalizzato e in tutta sicurezza. Ecco, questa qui è una cosa che mi interessa molto, perché non che io abbia un qualsiasi bisogno particolare di sicurezza o così, però comunque mi sta molto a cuore la privacy e utilizzare software open source che mi protegge da questi vari parti. volevo chiederti, allora, tu sicuramente sei una persona che, insomma, hai una ventina d'anni, qualcuno potrebbe dire che sei giovane, io in realtà, io ci pensavo, no? Perché io ho ben più del doppio dei tuoi anni, però in realtà ci pensavo e dicevo, sì, però io negli anni 90 ero attivo e come me altri, c'erano tanti no, ma diciamo c'erano diversi infant prodige che avevano 13 anni, 12 anni, e tu non sapevi che questi avevano 12-13 anni perché con l'anonimato, con internet, insomma, e quindi in realtà se io penso ai miei tempi, all'epoca d'oro, per me che io sono un vecchiaccio, e negli anni 90, certo, quindi perché no? Anzi, hai un'età, sei appunto matura, hai avuto tanti anni in realtà per diventare quello che sei oggi, che ti ha portato appunto a prendere questi progetti sempre più interessanti e grossi, ma ecco, come hai iniziato, o meglio, che consigli daresti? Ecco, che consigli daresti a chi vuole iniziare, magari perché tante persone, io appunto mi ritrovo a parlare con persone che dicono, però no, è difficile programmare, ma non riesco, insomma, si fermano moltissimo, soprattutto nelle fasi iniziali. Ecco, secondo te quali sono i consigli per chi fosse interessato a diventare uno smanettone, quindi magari anche nel mondo della sicurezza informatica, però è completamente a digiuno, perché molti sono a zero, gli ispira l'idea
però poi si fermano lì. Allora, in termini di programmazione, assolutamente serve sperimentare con le cose e non perdersi via nei dettagli di un certo linguaggio o così, ma impiantarsi proprio sui concetti che stai cercando di imparare. Quindi eh, è fondamentale sviluppare qualche modo di problem solving, quindi che riesci a scomporre quello che vuoi fare in diverse parti e capire come solvere ognuna di queste piccole parti. Da qui è assolutamente prima cosa che è importante nella programmazione. E se stai appena iniziando con programmazione serve avere, secondo me, uno scopo per cui lo stai facendo. Quindi non imparare programmazione per impararla e basta, decidere che vuoi creare un qualche programma o provare a fare qualcosa e capire come farlo e continuare a provare finché non ci arrivi. Perché sennò appunto dici che non capisci come funziona, non riesci a seguire e quindi ti perdi Invece via. invece avere un obiettivo, anche tra virgolette non troppo complicato, però ti dà una motivazione e ti dà forse anche quella soddisfazione quando ci arrivi, dici, ah, ce l'ho fatta, adesso proviamo a spingere, ad alzare l'asticella, a spostare la bandierina un po' più Esattamente. avanti, capire. Io questo qui, oddio, adesso non mi ricordo esattamente, era alle medie se non sbaglio che ho praticamente iniziato con programmazione. Mi ricordo che avevo visto, avevo visto una specie di scherzetto che potevi fare con i computer dell'aula di informatica. C'era questo piccolo script Visual Basic, VBS, che continuava ad aprire avanti e indietro il cassetto dei CD, DVD. Me lo ricordo E anch'io. avevo trovato quello lì e l'avevo lasciato andare un paio di volte alla fine della lezione, addirittura una volta al venerdì ed era andato avanti fino al lunedì della settimana dopo. Ci sta. A parte questo, avevo, sia tra questo che tra giusto l'incognita del prompt dei comandi che lo vedi lì su Windows, cioè su tutti i Windows e aprendolo così a caso mi incuriosiva questo. Questo qui è quello che mi ha portato anche a voler imparare un po' questo. Uno dei primi cose che ho cercato di lavorare dopo quello, se non sbaglio il primo programma che ho provato a fare in Python era un keylogger. Non so perché, cioè non l'ho usato su nessuno, l'ho utilizzato soltanto sul mio computer e mi sa soltanto una volta, però anche quello lì forse da un po' spiega un po' perché sono arrivato adesso col Flipper Zero. Il motivo per cui ho provato a fare questo non me lo ricordo assolutamente. Poi c'era E, un'indole, una così, adesso comunque la sicurezza, certo. esatto, esatto. Poi per il resto, bah, per imparare, per cominciare ad imparare, non saprei dire veramente. Cioè sì, assolutamente sperimentare e provare quello che stai cercando di fare. Per modi in cui imparare, io personalmente ho seguito soltanto tutorial su YouTube, però trovavo che la parte del problem solving mi veniva abbastanza facile perché, non so, me lo trovo proprio naturale di trovare modi di collegare le cose così. E, quindi quello lì non saprei dare molti No, beh, dei certo, suggerimenti. è chiaro, chiaro. No, però sei stato sicuramente molto utile. E quanto è importante comunque anche studiare, e con questo intendo, al di là del leggere magari documentazioni o tutorial, ma tu sei appassionato di informatica, stai anche facendo un percorso, diciamo, ufficiale accademico nell'informatica. Quanto di quello che hai studiato ti torna utile o anche di traverso, diciamo anche indirettamente ti torna utile? C'è qualcosa che comunque ti porti a casa e anzi ringrazi il fatto che stai studiando oppure di però è un mondo completamente diverso, la realtà è un'altra, quello che viene insegnato è un'altra cosa. Come la vedi? Eh, devo dire che per il primo anno e mezzo io sto studiando computer science, quindi ingegneria informatica a Londra, e per il primo anno e mezzo, diciamo,
molti degli argomenti trattati erano cose che bene o male già capivo. Abbiamo fatto un'introduzione a Java, un'introduzione a C++ e vabbè, il C++ l'avevo fatto anche alle superiori. Java non l'avevo mai utilizzata e quindi quella lì è stata un'esperienza nuova, però tornando al concetto prima di non impiantarsi su un certo linguaggio che utilizzi, alla fine i concetti sono gli stessi tra tutti i linguaggi, quindi mi sono trovato abbastanza a mio agio anche in Java. Poi non è il mio linguaggio di scelta, però questo vabbè. Per il resto, no, a dire il vero, adesso verso l'ultimo anno sto davvero iniziando a trovare cose che mi tornano utili, perché sì, l'università cioè, se fai soltanto ingegneria informatica non ti dà molte informazioni in dettaglio, ti dà più un'introduzione, però abbastanza seria come introduzione, tanti diversi ambiti dell'informatica. Quindi abbiamo fatto un corso sui database, un corso su come sincronizzare i programmi e farli funzionare gli uni con gli altri. Abbiamo fatto un corso sulle reti, sui network, che quello lì anzi l'ho trovato molto interessante, che ero sempre affascinato dalle reti, però non avevo mai provato a usare Wireshark o cose del genere, e quello lì davvero mi tornerà molto utile in futuro. Quindi, oddio, non è necessario fare un percorso del genere, sicuramente, bene o male è tutto disponibile su internet, però sicuramente ha aiutato e fa vedere le cose in un modo più completo, ecco. Mentre se fai per i fatti tuoi con internet devi andare a pescarti le cose da solo e andare a approfondire da solo. Sì, per dire, la mia esperienza è completamente diversa, anche perché io non ho studiato informatica, io ho studiato neuroscienze e Ah, beh, psicologia, però per dire, questo, non voglio, diciamo, rubare la scena con la mia storia, che sinceramente non ne no, per frega niente a carità. nessuno, però diciamo che io ero già interessato e affascinato dal mondo della psicologia, io avevo già studiato tantissimo, per esempio, cose come l'ipnosi, che insomma uno pensa che siano cose magiche, in realtà anche quella è scienza. E avevo già studiato e praticato l'ipnosi, sono andato a studiare neuroscienza e psicologia, appunto, dicendo così adesso imparo un sacco di cose. Nessuno sapeva niente di ipnosi, nessuno sapeva niente delle cose che io già sapevo, però, però ho imparato un sacco di altre cose. Mi ha aiutato, per me, studiare poi all'università, fare un certo tipo di percorso, vuoi anche che era nel mondo della ricerca scientifica, però a me ha dato proprio una forma mentis che tutti i giorni, anche se io lavoro poi nella sicurezza dell'email, comunque nell'informatica, avere studiato una cosa che non c'entra niente, ma in maniera formale, mi ha dato un sacco, perché quando faccio presentazioni, quando faccio una serie anche proprio di ricerca, di troubleshooting, problem solving, il fatto che io applichi anche inconsciamente il metodo scientifico, modificare un parametro alla volta, no, Esatto. dell'input per vedere l'output, cercare di riprodurre un certo tipo di contesto, per me è preziosissimo. Anche leggere i grafici, per me è una cosa che mi viene proprio naturale, e lo devo tantissimo al fatto che per anni ci buttavano davanti paper scientifici con dei grafici da interpretare, e probabilmente devo ringraziare quello. Però insomma, questa è la mia esperienza, quindi io sono grato, anche se poi ho fatto un percorso diverso, ma sono tantissime cose trasferibili. La verità è che diciamo, l'informazione, la conoscenza, secondo me è sempre trasferibile, c'è sempre qualcosa che puoi imparare e applicare da un'altra parte. Però appunto questa è la mia, la mia visione. E parlando di futuro, perché tu hai menzionato futuro, quale pensi di fare da grande? Anche se sei già grande. Io, Abbiamo già detto che sei già grande, ma quando, diciamo, questa domanda oddio, difficoltà no. La cosa che sto pensando nell'immediato futuro, perché adesso alla fine di quest'anno accademico io mi laureo e poi dopo ho finito con l'università. La cosa che stavo considerando appena dopo quello era possibilmente di restare a Londra, perché il Flipper Devices stanno spostando il loro ufficio a Londra, e quindi potrei andare, se riesco ad avere un posto lì sarebbe perfetto, insomma, ecco. Eh, Ovviamente poi dopo bisognerà vedere che cosa succede col momentum, perché
firmware di terze parti e probabilmente c'è un conflitto di interessi lì, però anche se dovessi abbandonare il progetto per andare a lavorare per l'azienda, mi dispiace un po', però comunque assolutamente sarebbe una cosa ottima secondo me. Anche perché continuerebbe a vivere nel flip, cioè nel flipper nel film originale continuerebbe a vivere il tuo progetto, la tua anima, tant'è che anche questo non è un segreto perché diciamo, tabelli per tutti, tu sei anche un grandissimo contributore anche del codice originale. Tu quando vedi delle cose che possono essere corrette o aggiunte, il tuo commit lo Cerco, fai. E infatti, esatto, quindi, insomma, beh, mi sembra una bellissima cosa e appunto, eh, credo che nessuno te ne vorrebbe perché tutti quelli che ti conoscono e hanno a che fare col tuo firmware sanno che hai un certo, insomma, ci tieni alla qualità e quindi, insomma, è una garanzia averti nel caso. Io quindi mi auguro che sia questo grazie. il tuo futuro e che vada bene, appunto, come speriamo. Però parlando di futuro e anche spostandoci ancora una volta, saltando di palo in frasca, come si suol dire, abbandonando per un attimo il flipper, futura informatica di questi tempi, si parla tanto di intelligenza artificiale. Qual è la tua prospettiva? Cioè, come la vedi questa storia dell'intelligenza artificiale? Quanto romperà le scatole ai veri programmatori? Cosa c'è da aspettarci in generale? Allora, io a riguardo ho un'opinione che magari è un po' una hot take, diciamo, ecco, però io penso che l'intelligenza artificiale non sia assolutamente in grado di creare nulla di nuovo, può soltanto rielaborare, rigurgitare qualcosa che bene o male già esiste. Eh, Vero che anche per programmatori umani è così, cioè tutti andiamo su Stack Overflow o su GitHub e troviamo o ispirazione oppure proprio il copia e incolla da qualcosa che esiste già, però quelli lì sono per problemi che non è che ci interessano, li utilizziamo come i blocchetti per costruire qualcosa di nuovo. Secondo me l'intelligenza artificiale non è molto capace di fare questo. Quindi eh, penso che sia uno strumento ottimo per le cose in cui è capace, tipo, non so, sintetizzare un testo, riscriverlo in un modo diverso oppure imitare qualcos'altro. Ehm, Però per sostituire un programmatore, secondo me, manca davvero tanto, tanto. Quindi, cioè, direi anche un paio di decenni, secondo me. E spero anche, perché sennò Esatto. ovviamente mi va via il lavoro. Però da come sta procedendo per ora sembra soltanto che continui a consumare Sacco più di energia. elettricità e più computazione per avere dei risultati che vanno sempre eh, ad essere più limitanti. Cioè sì, continua a migliorare, però con miglioramenti sempre più marginali, ecco. Esatto. Sì, questo è appunto da quel che ho letto, visto e sentito. Sì, stanno facendo una serie di ottimizzazioni per cui magari va a costare meno, ma è anche vero che non stanno più facendo dei salti evolutivi particolarmente no, importanti, ma invece si inizia a fare dei saltelli un po' più stretti perché ci sono dei limiti. Ovviamente, cioè, non c'è una crescita esponenziale infinita e al contrario, appunto, si va sempre sotto e poi c'è la trappola del fatto che tu stai addestrando questi modelli e finché li addestravi con dei dati, diciamo, sani, umani, puri, è un conto. Quando inizi ad addestrarli su altri dati che sono stati prodotti dalle AI, c'è un inquinamento importante e quindi i risultati anche sono quello che sono. Poi, per carità, stanno investendo talmente tanto e la crescita dell'evoluzione è stata talmente rapida che effettivamente almeno io, cioè scusami, non posso, io personalmente non posso fare alcun tipo di previsione su quale sarà la situazione tra Sì, quello 5 certo. anni, però diciamo che mi ritrovo, condivido abbastanza le cose che hai detto, quindi chissà, staremo a vedere. Invece qual è il tuo futuro nel Flipper Zero? Cioè, quanto pensi che potremo spingere ancora il Flipper Zero Eh, oltre i suoi limiti, perché comunque anche qua parliamo di limiti hardware più di esatto. tutto. Quanto pensi che potremmo spingerci? Cosa possiamo aspettarci dal Flipper Zero? Allora, per il momento il limite maggiore secondo me è la RAM, la memoria RAM proprio siamo
più o meno su hardware anni 80 come quantità, siamo a 256 kilobyte di RAM e 64 MHz di CPU, quindi quello lì è assolutamente un fattore limitante. Da quello che ho sentito, e non so quanto posso rivelare, Non vogliamo metterti in difficoltà. no, no, cioè, però stanno lavorando al prossimo flipper e immagino arriverà nei prossimi 2 anni più o meno, si spera. Quello lì sicuramente aprirà le porte a molte altre possibilità. Con il Flipper Zero come adesso siamo un po' sì al limite. Ci sono sempre sviluppatori che fanno delle applicazioni molto interessanti, per esempio c'è JBlanked che ultimamente sta facendo un lavoro molto interessante con il suo progetto Flipper HTTP che permette di utilizzare la scheda Wi-Fi per collegare il flipper a internet. Lui con questo ci ha fatto anche un social network sul flipper, un sacco di altri progetti interessanti. Quindi questo qui è secondo me il futuro prossimo per il flipper, collegarlo a internet e fare altre cose del genere. Ho sentito che forse sta anche lavorando a un videogioco connesso via internet con altri flipper. Quindi questo è ciò. Per il resto, scoop molto recente, ho visto che sul GitHub di Flipper Devices stanno lavorando al driver per un chip Silicon Labs, che è un chip Wi-Fi. Quindi in teoria il prossimo flipper avrà Wi-Fi integrato, da quello che vedo almeno. Poi per il Benissimo. resto sarà tutto da vedere. Ah, Eh, fantastico. No, beh, guarda, intanto grazie per gli scoop e gli input. Flipper One era una di quelle cose di cui se ne parlava all'inizio, avevano buttato giù la pagina, insomma, c'è chi vive ancora nel sogno, nel ricordo di questo Flipper One, quindi eh, chissà che veramente non veda la luce. Appunto, in quel caso poi avremo per le mani un device molto più potente, con un sacco di capacità integrate, probabilmente anche di fascia di prezzo maggiore, ma giustamente perché insomma, eh, hai dentro tante altre tecnologie. Però è anche affascinante il fatto che, nonostante tutto, questa tecnologia che è, per carità, miniaturizzata, pattata in un device che ti sta in tasca, che però è, come dicevi tu, fine anni 80, ecco, è ancora affascinante come ancora si riesca a innovare, a creare del nuovo, a migliorare. E questa è una cosa che mi piace, perché ad esempio io cito i magici anni 90, i primi anni 90 in cui appunto io bazzicavo nelle BBS e negli albori di internet, in cui c'erano le persone che facevano le sfide per creare un programma dentro un kilobyte. Quindi creavano dei giochi incredibili con dei limiti. Quindi avere delle limitazioni ovviamente pesa, ma allo stesso tempo ti ispira a trovare delle soluzioni creative. Tutto il mondo del retro gaming ce lo insegna. Insomma, sono sempre spinti ben oltre quello che l'hardware sembrava poter fare attraverso, diciamo, delle soluzioni creative. E quindi è bello vedere che comunque tante persone intorno al Flipper Zero si ritrovano e cercano di dire, ok, questo è quello che l'hardware ci permette di fare. Come riusciamo a farlo funzionare per quello che vogliamo? Quindi è bella sta cosa. Questo è Eh, verissimo, sì, una delle storie secondo me più incredibili a riguardo è quella di NoProto che ha realizzato MFKey, che è l'applicazione per craccare le nonce per le carte MIFER Classic sul flipper, esatto, che a suo tempo, quando ancora non esisteva questo per il flipper, lui era anche abbastanza nuovo alla scena NFC, aveva chiesto agli esperti nel canale del flipper e pensavano che sarebbe stato impossibile farlo andare sul flipper. E da quello che ho capito, lui soltanto con le sue mani, con il suo sforzo, è riuscito a ridurre l'attacco, che era MFK 32, eh, credo del 99,9% di utilizzo RAM, ed è riuscito a farlo funzionare sul flipper, che è davvero una cosa incredibile. Infatti, quindi bellissimo e deve essere di esempio a tutti. Bellissimo. Grazie, grazie, grazie anche per lo shout out a NoProto, perché effettivamente ha fatto anche lì, mi ricordo quanto fu, diciamo, rivoluzionario anche il concetto stesso. Sì, mi ricordo anch'io le persone che dicevano, no, non si può, è impossibile. Aspetta, vediamo. Non me lo dici tu quello che non si può fare. Bello, bello.
Beh, allora direi che con questo finisce la nostra intervista, ma tu sei ovviamente sempre più che benvenuto. Se Grazie, mai vorrai, io sono qua, la porta è aperta. grazie, è stato un piacere, davvero. Grazie di avermi ospitato. Figurati. A presto, grazie a tutti. Ciao. Ciao.